Dall'undicesimo secolo in poi Firenze ha un ruolo decisivo nei rapporti tra Chiesa e Impero. La vocazione di Firenze sarà d'ora in avanti sempre quella di sostenere il papato, ricavandone un certo vantaggio. Con personaggi come Giovanni Gualberto, la città ha un ruolo di primo piano nella riforma moralizzatrice della Chiesa. Giovanni Gualberto è un cavaliere convertito, è celebre l'episodio del crocifisso nel 1035 fonda l'abbazia di Vallombrosa e l'ordine dei Vallombrosani. Nel 1055 anche grazie a lui e Firenze si svolge un importante concilio, a cui partecipa anche l'imperatore Enrico III e molti vescovi, dove si condannano sia la simonia che il concubinato del clero. A lui è legata anche l'abbadia di Passignano, dove sono conservate le sue reliquie, e così anche la chiesa di Santa Trinita, documentata dal 1077, che è tuttora vallombrosana. Nel 1059 per 2 anni si ha un papa fiorentino, sarà proprio Niccolò II. La metà dell'undicesimo secolo, proprio per questo fervore religioso, vede anche il restauro e la fondazione di molte chiese, come appunto Santa Felicita, il Battistero nelle forme attuali, San Lorenzo nel 1059, San Piescheragio nel 1068, Santa Trinita e l'abbadia di San Salvi, anche questa vallombrosana nel 1048. Ma il ruolo di Firenze nella contesa tra impero e papato si fa sempre più importante con l'avvento anche di Matilde, la marchesa di Toscana, che è una sostenitrice appunto del Papa e favorisce in diverse occasioni. Da ricordare anche il fatto che si svolge proprio nel castello di Canossa nel 1077 e che vede l'umiliazione dell'imperatore Enrico IV davanti proprio al Papa Gregorio VII, episodio in cui Matilde fa proprio da mediatrice. Era sostenitrice proprio di Giovanni Gualberto e ha un attaccamento speciale per Firenze, che è l'unica città a non averla tradita quando si era trovata in contrasto con l'imperatore. Alla morte di Matilde di Canossa nel 1115 Firenze, se paragonata ad altre città toscane, non ha ancora un ruolo, diciamo, importante e centrale, perché abbiamo visto che è esclusa dalla via Francigena e dai grandi traffici. Infatti Pisa e Lucca sono importanti e hanno anche più abitanti di Firenze, e l'indebolimento però dell'autorità imperiale a vantaggio del papato e delle autonomie locali ha creato però quelle condizioni che saranno favorevoli perché anche Firenze, come anche in molte altre città italiane, si rafforzi il potere cittadino e si prepari il terreno per quello che sarà conosciuto come il sistema comunale. La prima testimonianza di un'istituzione comunale a Firenze risale al 1138. È apparentemente un sistema che sembra democratico, ma poiché non si sa quali sono i requisiti per fare parte dell'assemblea dei cittadini, è logico che può essere facilmente controllato e influenzato dalle famiglie più importanti. Queste famiglie all'inizio sono di estrazione nobile, ma successivamente diventeranno mercanti, famiglie diciamo borghesi, commercianti, banchieri, e approfittano della crisi proprio dell'autorità imperiale per esercitare attraverso queste istituzioni poteri che di fatto apparterrebbero in realtà all'imperatore, come l'imposizione per esempio e la riscossione di certi dazi e tributi, la regolamentazione dei commerci. Il potere è quindi ufficialmente nelle mani dell'imperatore, ma di fatto è in quello del comune. È una condizione che durerà per diversi secoli, nonostante svariate occasioni, come nel caso quando Federico Barbarossa cerca di riconquistare terreno, quando proprio nel 1185 scese in Italia, decise a riprendersi l'autorità, facendo una lotta contro i comuni, anche se ebbe uno scarso e temporaneo, diciamo, successo. I comuni sono le uniche autorità locali e per fronteggiare possibili attacchi imperiali la città si munisce di una nuova cerchia muraria, è la cerchia del 1172-75. A questo punto il potere di Firenze si trova e si estende anche al di fuori dei confini della città. La presa di Fiesole avviene nel 1125. La città viene attaccata e conquistata dai fiorentini e il vescovo di Fiesole viene obbligato a risiedere a Firenze. Inizia tutta la conquista del contado, che vede l'assoggettamento di molte famiglie fedeli all'impero, di casati che risiedono nelle campagne vicine, tanto che alla fine del XII secolo considerate che il Medio Valdarno,
Empoli, Figline entrano tutte sotto il controllo fiorentino, mentre le famiglie assoggettate vengono obbligate proprio a risiedere dentro la cerca delle mura cittadine. Si cominciano a diffondere all'interno della città costruzioni di tipo fortilizio. Sono queste le case torri. Ogni casa dentro la stretta cerchia delle mura cresceva quindi in altezza, erano una sorta di grattacieli medievali perché mancava spazio e corrispondeva inoltre alla tecnica guerresca dell'epoca, diventando una fortezza in caso di attacco nemico, e si collegava con i ponti mobili di legname attraverso le buche pontaie nelle strette vie con le torri delle famiglie alleate, formando veramente un sistema di torri facilmente difendibili. La popolazione all'interno delle vecchie mura è a questo punto giunta a 30.000 abitanti e i borghi appena fuori delle mura si sono popolati di gente arrivata dal contado per fare affari e lavorare in città, per esempio in Borgo Pinti, in Borgo Ognissanti, in Borgo Albizzi. Il processo di urbanizzazione fa moltiplicare queste case torri che possono arrivare anche a 75 metri di altezza e intorno al 1250 a Firenze si contano, pensate, circa 150 case torri. Oggi ne rimangono molte e molte sono ancora visibili perché integrate in edifici magari più recenti. In alcuni casi sono molto ben conservate come la Torre della Castagna o ancora raggruppate come nel caso di Piazza Davanzati. Nella cerchia muraria del 1172-75 sono inclusi anche i borghi che erano al di fuori delle porte. Il perimetro delle mura a questo punto raddoppia e la zona al suo interno arriva proprio a triplicarsi. Vengono incluse anche le zone appunto di San Lorenzo, di Santa Felicita. Nel 1182 si registra una prima organizzazione di mercanti, è quella di Calimala. Grande importanza, vedremo, ebbero le corporazioni delle arti, divise in maggiori e minori. Tutti i fiorentini, sia nobili che popolani, vi dovevano essere iscritti se volevano partecipare al governo. Per esempio, i mercanti fiorentini si specializzarono nella lavorazione dei panni, delle fiandre e francesi e cercano di raffinare, che tingono con delle sostanze orientali. Pensate per esempio all'allume che viene dall'Oriente, esportandoli a prezzi maggiorati. Anche l'attività di prestito è molto diffusa. Il sistema comunale di tipo consolare non è più sufficiente a tutelare gli interessi di tutte le classi che cominciano ad avere un peso anche all'interno della città. E dopo il fallimento dell'esperienza comunale di tipo consolare nel XIII secolo si pensa ad un sistema per risolvere i contrasti tra le famiglie rivali. Il potere esecutivo viene così affidato a una figura unica, sarà il podestà, tradizionalmente forestiero, straniero, per essere più imparziale e non favorire nessuno. Deve risiedere a Firenze, ma non deve avere contatti con nessuno, non deve neanche accettare inviti, per esempio a pranzo. Il primo podestà attestato da fuori Firenze è Gualfredotto da Milano nel 1207. Al podestà vengono affiancati poi due consigli, uno che è più ristretto, composto in gran parte dalle famiglie aristocratiche, l'altro invece è più allargato, nel quale fanno il loro ingresso anche alcuni rappresentanti delle associazioni di queste arti. Per rappresentare la crescente importanza delle arti, nel 1250, in quello che sarà ricordato come il governo del primo popolo, sarà creato un altro organismo che si affianca al sistema comunale. Il popolo è diviso in compagnie su base territoriale che eleggono un consiglio. Un altro consiglio di 24 membri è composto invece dagli stessi consoli delle arti. Il popolo ha addirittura un proprio esercito. A capo di questa istituzione c'è il capitano del popolo che affianca il podestà e, come lui, anche il capitano del popolo deve essere forestiero. È proprio durante il governo del popolo, quando viene eretto l'imponente Palazzo del Bargello, che sarà imposto poi lo scapitozzamento di tutte le torri in città, alle quali non sarà consentito di superare i 25-30 metri di altezza. Dovrà svettare solo la torre del Bargello. Quando alla carica podestarile accederanno famiglie importanti, con poteri straordinari e con anche una continuità dinastica, si parlerà di signoria. Questo non significa che le istituzioni comunali come il consiglio e i priori scompaiano, semplicemente continuano a esistere a fianco del signore,
Tra il 1200 e il 1220 si formano la maggior parte delle arti e corporazioni. Dopo Calimala seguono l'arte del cambio, della lana, della seta o di Por Santa Maria, tra le cosiddette 7 arti maggiori, e a cui seguono poi le 14 arti minori, tra cui i beccai, che sarebbero i macellai, i calzolai, i fabbri, gli albergatori, i vinettieri. Ogni arte ha il proprio santo protettore, uno stemma, un capitano e un gonfaloniere. Alcune di queste arti finanzieranno opere pubbliche importanti, pensate al Battistero, al Duomo, a San Miniato, e diventano sempre più influenti in città e spesso si uniscono in affari anche a famiglie nobili, originarie magari del contado, creando veri e propri centri di potere. Molte famiglie borghesi costruiscono proprio la loro fortuna, sono i magnati, a volte giunti dalla campagna per fare affari e costruire imperi economici in città. Vi dice nulla il nome dei Medici stessi, che giungono proprio alla fine del 200 dal Mugello, abbandonando l'agricoltura per sfruttare il proprio patrimonio in città. Nel XIII secolo si acuisce la lotta tra famiglie rivali, prendendo le parti e le sembianze proprio di una guerra tra due maggiori autorità influenti sul territorio, che sono l'impero e il papato. I sostenitori del primo si chiameranno Ghibellini, quelli del secondo Guelfi. Quando a Firenze parrà chiaro che prevalgono i Guelfi, gli altri grandi centri toscani si schiereranno per reazione con l'impero, e quindi Pisa, Siena, Arezzo. Lo sviluppo delle crescenti attività economiche in città attira molta gente dalle campagne. Queste persone andranno a vivere nei borghi addossati alla cinta muraria, nelle zone più povere e depresse, dove si concentra il lavoro di manodopera più umile, specialmente quello legato alla lavorazione della lana, no? E delle pelli, quindi in Borgo Ognissanti, la zona di Santa Croce. Sono zone quindi umide e malsane, soggette alle piene del fiume, dove la popolazione vive in condizioni precarie e pessime, ed è proprio in queste zone povere, per stare accanto a questa parte della popolazione, che faranno la loro comparsa in città a Firenze nel XIII secolo gli ordini mendicanti, simbolo di un rinnovamento religioso iniziato proprio con la figura di San Francesco e San Domenico, che erano sostenitori di una spiritualità autentica e più vicina alle classi meno abbienti. Vanno a stabilirsi nelle varie zone cittadine, i domenicani fuori dalle mura nord-occidentali, quindi nella zona di Santa Maria Novella, i francescani nella zona di Santa Croce, gli agostiniani carmelitani in Oltrarno e gli umiliati in Ognissanti. I primi sono i domenicani, seguiti a ruota dai francescani e poi dagli altri. Entro la fine del secolo nasceranno grandi chiese con grandi piazze antistanti, nate come luoghi di predicazione, diventeranno luoghi appunto di incontro e di ritrovo. Una menzione particolare va all'ordine dei Serviti, conosciuti appunto come Servi di Maria, nato proprio nel cuore di Firenze e stabilitosi in un primo momento sul Monte Senario, lontano dalla città, e poi nella zona a nord, che diventerà la piazza della Santissima Annunziata. I Servi di Maria sono in origine 7 laici provenienti da varie famiglie benestanti fiorentine, che nel 1233 decidono di ritirarsi e vivere da eremiti in penitenza, in povertà, in preghiera, mettendosi al servizio proprio della Vergine Maria. Questi ordini dovranno combattere le sette eretiche come i Patarini o i Catari, che in città avevano fatto adepti perché erano vicini ai ceti più umili. A questo proposito sono da ricordare le prediche di San Pietro Martire in città. È lui che intorno al 1244 fonda la Misericordia. Gli ordini gestiranno anche l'Inquisizione, simbolo del potere economico raggiunto da Firenze nel XIII secolo, e è proprio la moneta, il fiorino, battuta per la prima volta nel 1252, che diventa in poco tempo la valuta più pregiata di tutta Europa, con sul diritto l'immagine di San Giovanni Battista e sul rovescio il giglio cittadino. Vale 20 fiorini d'argento e viene usata in gran parte delle operazioni finanziarie e soprattutto per prestiti internazionali. I banchieri fiorentini sono abituati a prestare la loro moneta perfino ai sovrani europei. Si sono associati in compagnie che vedono l'unione di più famiglie alleate fra loro in affari. Lo sviluppo economico e demografico di Firenze raggiungerà nel XIII secolo livelli altissimi. Non solo la fiorente attività economica, ma anche l'immigrazione di manodopera dalle campagne faranno sì che la città diventi una vera e propria metropoli medievale.
che alla fine del secolo, sapete quanti abitanti aveva? Circa 100.000 abitanti, un record per l'Italia, che sta al pari solo di grandi capitali europee, pensate come Parigi o Londra. La città è tornata polo di attrazione, tanto che nel corso del 200 si costruiscono 3 nuovi ponti, il ponte di Rubaconte, Santa Trinita e alla Carraia, e il numero di ponti resterà invariato, pensate, fino a metà 800. Adesso Firenze non è più esclusa dai grandi traffici commerciali, perché è la stessa via Francigena che arriva a compiere una deviazione. Proprio nel suo itinerario Firenze è una vera potenza economica, si affermano in questo periodo le prime personalità fiorentine, nel campo dell'architettura e della scultura Arnolfo di Cambio, nel campo della pittura Cimabue, nel campo della cultura Brunetto Latini e in quello della poesia Guido Cavalcanti, e si annunciano i geni universali di Dante e Giotto, ma per questo vi aspetto al quinto episodio legato al 300. Ciao ciao!